Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato il rapporto AI 2027, un briefing di ricerca sull'intelligenza artificiale della Futures Project, un piccolo gruppo di ricerca no profit che fa previsione sul futuro dell'intelligenza artificiale, guidato da Daniel Kokotayo, ex ricercatore di pianificazione di scenari di OpenAI, da cui ha deciso di uscire per motivi etici, e autore di What 2026 Looks Like, in cui nel 2021 faceva previsioni sull'intelligenza artificiale, rivelatesi molto precise. A lui si aggiungono, oltre al blogger Romeo Dean, Scott Alexander, Thomas Larsen, Eli Liefland, che sono esperti di previsioni sul futuro dell'intelligenza artificiale. Insomma, si tratta di un gruppo di ricercatori in grado di fare previsioni sul futuro non sulla base di una sfera di cristallo, ma sulla base di dati e di indagini statistiche precise, per cui quello che dicono preoccupa, perché rischia di potersi avverare veramente. Questo documento, pubblicato il 3 aprile 2025, fa una previsione sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale partendo dal 2025 fino al 2027, 2 soli anni che potrebbero cambiare il futuro dell'umanità per sempre. Questo documento spaventa e preoccupa molti, non solo per quello che dice sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto per chi lo dice. La trattazione del rapporto AI 2027 in questo video viene trattato in 2 parti, con una parte iniziale che fa la sintesi e considerazioni su questo documento ed una seconda parte che contiene una trattazione dettagliata di questo documento per il periodo che va dalla metà 2025 al 2026, rimandando la trattazione dettagliata delle previsioni sul 2027 e le prospettive per un futuro più lontano in video successivi, per non rendere questo video troppo lungo ed annoiare con troppi dettagli. Sintesi e considerazioni sul rapporto AI 2027. Lo scopo del documento è quello di dimostrare dove stiamo andando e dove potremmo arrivare se non facciamo qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo adesso o, peggio, se continuiamo a non fare niente. Se davvero siamo sull'orlo della superintelligenza, la società non è minimamente preparata, avvertono gli autori del rapporto, sottolineando come solo pochissime persone al mondo stanno tentando di ipotizzare uno scenario in cui essa sia presente. Lo scopo apertamente dichiarato del rapporto AI 2027 è quello di colmare questa lacuna, offrendo dettagli e strumenti per cominciare a muoversi nella giusta direzione. Questo documento lancia il messaggio che dobbiamo imparare a prendere l'intelligenza artificiale sul serio, molto sul serio. L'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT che viene usato come una sorta di lampada di Aladino in grado di formulare profezie, ma è molto altro e di più. È una tecnologia destinata a evolvere, che si integrerà nelle nostre vite, cosa che non possiamo e non dobbiamo ignorare. L'umanità deve essere estremamente attenta e accorta, perché tutti, proprio tutti, dagli scienziati che la implementano, ai filosofi, ai politici, ai comuni cittadini devono fare la loro parte. Potrà cambiare la nostra vita in meglio, indubbiamente, perché la tecnologia ci aiuta, ma non dobbiamo sottovalutare pericoli o derive e tanto meno lasciare che siano altri a governarla mentre noi ci facciamo i selfie e creiamo il nostro avatar con Midjourney. L'idea che nel 2027 potremmo trovarci ad affrontare l'emergere della superintelligenza non è solo affascinante, è anche inquietante. Secondo gli autori del rapporto AI 2027, i segnali di un'intelligenza che ragionerà, opererà e migliorerà se stessa più velocemente di quanto l'essere umano possa seguire sono già in fase di sviluppo. La previsione di Kokotayo e Liefland è che nei prossimi anni vedremo l'ascesa di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi e capaci di compiere ricerche avanzate, migliorandosi a una velocità che andrà ben oltre il controllo e le previsioni umane. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione seria e richiede serietà, da parte di tutti se non vogliamo vivere in un mondo distopico, in cui pochi privilegiati, attraverso un uso perverso e criminale dell'intelligenza artificiale, controllano la vita di tutti gli altri come nel film Metropolis di Fritz Lang del 1927, perché l'evoluzione dell'intelligenza artificiale avrà un'accelerazione tale che, nel giro di pochi anni, potremmo trovarci davanti a una forma di intelligenza artificiale capace di automigliorarsi in modo tale che le sue capacità cognitive siano superiori a quelle dell'uomo e dare a chi la controlla il potere di riscrivere le regole del gioco, dalla geopolitica, alla ricerca scientifica, all'economia, aumentando le disuguaglianze fino ad un livello oggi inimmaginabile. O peggio, ancora l'intelligenza artificiale sfuggirà al controllo umano e si renderà indipendente, con buone probabilità che i suoi scopi siano diversi o opposti a quelli dell'umanità, come nei film Matrix o Terminator. Questo gruppo della Futures Project prevede che l'impatto dell'intelligenza artificiale sovrumana nel prossimo decennio sarà enorme, superando e di gran lungo quello che ha avuto la rivoluzione industriale. I CEO di OpenAI,
Google, DeepMind e Anthropic hanno tutti previsto che l'intelligenza artificiale generale arriverà entro i prossimi 5 anni. Sam Altman ha affermato che OpenAI sta puntando alla superintelligenza nel vero senso della parola e ad un futuro glorioso. Secondo me forse. Sarebbe bello liquidare tutto questo come una semplice montatura pubblicitaria del gruppo della Futures Project. Ma sarebbe un grave errore. Non è solo montatura pubblicitaria. Questo gruppo non ha alcun desiderio di esaltare l'intelligenza artificiale, ma pensano che è straordinariamente plausibile che la superintelligenza possa arrivare entro la fine del decennio. Se l'intelligenza artificiale è alla soglia della superintelligenza, la società non è minimamente preparata. Pochissime persone hanno tentato di articolare un percorso plausibile per lo sviluppo della superintelligenza. Il rapporto AI 2027 è stato scritto per colmare questa lacuna, fornendo dettagli concreti, anche se gran parte di questo rapporto è frutto di congetture. Per la realizzazione di questo progetto è stato svolto un'enorme quantità di ricerche di base, interviste con esperti ed estrapolazioni di trend per formulare ipotesi il più possibile fondate. Inoltre, questo team vanta un'eccellente esperienza nelle previsioni, soprattutto nell'ambito dell'intelligenza artificiale. In questo rapporto è stato elaborato uno scenario che rappresenta la migliore ipotesi, secondo la maggior parte degli esperti del settore, su come potrebbe avvenire la creazione di una superintelligenza. È basato su estrapolazioni di trend, wargame, feedback di esperti, esperienza diretta presso OpenAI e precedenti previsioni verificate. Il rapporto è stato scritto ponendo ripetutamente la domanda: cosa succederebbe dopo? Si è partiti dal presente, scrivendo il primo periodo, metà del 2025, e poi il periodo successivo, fino a raggiungere il finale nel 2027. Già nel 2025, secondo il rapporto, i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero diventare semi-autonomi, assistendo gli esseri umani in compiti complessi come la programmazione e la ricerca. Nel 2026, i laboratori di intelligenza artificiale potrebbero usare i propri modelli per accelerare lo sviluppo della stessa intelligenza artificiale, aumentando la velocità della ricerca fino a triplicarla. Nel 2027 entra in gioco la vera rivoluzione, l'emergere di una superintelligenza capace di autoapprendimento, superando gli esseri umani in velocità e capacità di apprendimento, analisi e sintesi cognitiva. La previsione si biforca in due scenari opposti, ma ugualmente plausibili. Da una parte, c'è la possibilità di un futuro di coordinamento e cautela, dove le nazioni e le agenzie globali si uniscono per garantire che la superintelligenza sia allineata agli interessi ed ai valori umani, per evitare rischi imprevisti. Dall'altra, c'è lo scenario di accelerazione e competizione, dove la corsa alla supremazia tecnologica può sfociare in una spirale incontrollata di sviluppo, con ogni paese e ogni azienda che cerca di superare gli altri, ignorando i pericoli che comporta una mancanza di regolamentazione e sicurezza. Ed è qui che risiede la vera sfida. Si può davvero pensare che, con il ritmo con cui si sviluppano queste tecnologie, le strutture globali siano in grado di governare e regolamentare un fenomeno così potente? La risposta è probabilmente no. I tempi sono troppo rapidi, le dinamiche geopolitiche troppo complesse, e la vera intelligenza artificiale potrebbe essere qualcosa che può sfuggire già da ora al nostro controllo. E quando i sistemi intelligenza artificiale diventeranno più intelligenti di noi, cosa faremo? La questione centrale non è se l'intelligenza artificiale cambierà tutto. Questo è già una certezza. Il problema è se noi saremo pronti per quel cambiamento. La domanda che dobbiamo porci è: stiamo davvero preparando il nostro mondo per affrontare una superintelligenza che potrebbe sfuggirci di mano? E, soprattutto, come possiamo governare dei sistemi che potrebbero smettere di seguirci, migliorandosi da soli più velocemente di quanto possiamo monitorarli e così perseguire scopi propri, per noi incomprensibili? L'aspetto più allarmante del rapporto AI 2027 non è tanto il contenuto, quanto le persone che l'hanno scritto. Coco Tayo, un ex ricercatore di OpenAI, ha fatto previsioni incredibilmente precise in passato. Leafland, un esperto di analisi predittiva di livello mondiale, ha una lunga carriera fatta di previsioni precise ed azzeccate. Queste persone sono già riuscite a prevedere eventi chiave del mondo dell'intelligenza artificiale, quindi è plausibile che abbiano ragione anche stavolta. Non si tratta solo di un esercizio teorico. Stiamo parlando di un cambiamento che potrebbe accadere a una velocità tale che molte delle nostre strutture economiche, politiche e sociali non saranno pronte ad affrontarlo. La corsa alla superintelligenza è già iniziata e chi non si adatta rischia di esserne travolto. La domanda più grande che dobbiamo porci non è se accadrà, ma quando e come ci troveremo a convivere con una superintelligenza che, in pratica,
potrebbe superare ogni nostra capacità di comprensione. La vera questione non è la tecnologia in sé, ma come l'umanità deciderà di affrontarla. Il problema non è l'innovazione, ma la capacità di gestirla senza precipitare in un abisso in cui ci troveremo ad essere, come nell'Apprendista stregone composto da Wolfgang Goethe, sotto forma di ballata, nel 1797, letteralmente superati dai nostri stessi strumenti. Se non siamo in grado di pensare in modo concreto e strategico come suggeriscono Cocotaio e Liefland, potremmo trovarci ben presto a dover gestire una realtà in cui l'intelligenza artificiale non è più un semplice strumento, ma un'entità con capacità che sfuggono alla nostra comprensione e controllo. E quando ciò accadrà, sarà troppo tardi per fermarci e ripensarci. Ma vediamo in dettaglio cosa dice questo rapporto AI 2027. Con alcuni adattamenti, in quanto una traduzione letterale darebbe luogo ad equivoci. Metà 2025. Agenti in difficoltà. Il mondo ha visto per la prima volta gli agenti di intelligenza artificiale. Sono degli assistenti personali, ed è possibile chiedere loro di svolgere compiti come ordinare un hamburger sul sito di McDonald's o aprire il foglio di calcolo del budget annuale e sommare le spese di questo mese. Si mettono in contatto con un utente quando necessario, ad esempio, per chiedere di confermare un acquisto o ricordargli un appuntamento. Sebbene più avanzati rispetto alle versioni precedenti come operator della OpenAI, faticano a trovare un utilizzo diffuso. Nel frattempo, lontano dall'attenzione del pubblico, agenti di programmazione e ricerca più specializzati iniziano a trasformare le loro funzioni. Le intelligenze artificiali del 2024 potevano seguire istruzioni specifiche, potevano trasformare elenchi puntati in email e semplici richieste di codice funzionante in un linguaggio di programmazione. Nel 2025, le intelligenze artificiali funzioneranno più come dipendenti a cui fare richieste. Le intelligenze artificiali di programmazione assomigliano sempre più ad agenti autonomi piuttosto che a semplici assistenti. Ad esempio, ricevono istruzioni tramite programmi come Slack o Teams e apportano modifiche sostanziali al codice in autonomia per adattarli secondo le istruzioni ricevute, a volte risparmiando ore o addirittura giorni di lavoro umano di programmazione. Gli agenti sono impressionanti in teoria, in esempi accuratamente selezionati, ma in pratica inaffidabili. La sezione di Twitter dedicato all'intelligenza artificiale è piena di storie di attività mal riuscite in modi particolarmente esilaranti, le cosiddette allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Gli agenti migliori sono anche costosi, si ottiene ciò per cui si paga e le prestazioni migliori costano centinaia di dollari al mese. Tuttavia, molte aziende trovano il modo di integrare gli agenti di intelligenza artificiale nei loro flussi di lavoro. Fine 2025. L'intelligenza artificiale più costosa al mondo. Per evitare di citare un'azienda specifica, si considera un'azienda fittizia di intelligenza artificiale generale, che viene chiamata OpenBrain e si immagina che le altre siano 3 a 9 mesi indietro rispetto a OpenBrain, che OpenBrain sta costruendo i più grandi data center che il mondo abbia mai visto ed altre aziende investono pesantemente nei propri giganteschi data center, sperando di tenere il passo. Sebbene i modelli stiano migliorando in una vasta gamma di competenze, una spicca su tutte le altre. OpenBrain si concentra sull'intelligenza artificiale in grado di accelerare la ricerca sull'intelligenza artificiale stessa. L'obiettivo è vincere la doppia corsa agli armamenti contro la Cina, la cui azienda leader verrà chiamata DeepSend. Per questo gli statunitensi automatizzano il loro ciclo di ricerca e sviluppo, per procedere più velocemente nella ricerca. Quindi, quando OpenBrain terminerà l'addestramento di Agent 1, un nuovo modello in fase di sviluppo interno, sarà valido in molti ambiti, ma ottimo anche per supportare la ricerca sull'intelligenza artificiale. A questo punto, termina l'addestramento. Termina è un termine improprio. I modelli vengono frequentemente aggiornati a versioni più recenti, addestrati su dati aggiuntivi o parzialmente riaddestrati per correggere alcune debolezze. Gli stessi ambienti di addestramento che insegnano ad Agent 1 a programmare e navigare sul web in autonomia, lo rendono anche un valido hacker per scopi inconfessabili. Inoltre, potrebbe offrire un aiuto sostanziale ai terroristi che progettano armi biologiche, grazie alle sue conoscenze di livello dottorale in ogni campo ed alla capacità di navigare e reperire informazioni sul web. OpenBrain rassicura il governo che il modello è stato allineato in modo da rifiutarsi di soddisfare richieste malevoli. I moderni sistemi di intelligenza artificiale sono gigantesche reti neurali. Nelle prime fasi dell'addestramento, un'intelligenza artificiale non avrà tanto obiettivi quanto riflessi. Se vede piacere di conoscerti, restituirà a lei, ad esempio. Una volta addestrata a predire un testo equivalente a circa l'intera rete internet,
Avrà sviluppato un sofisticato circuito interno che codifica enormi quantità di conoscenza ed interpreta in modo flessibile il ruolo di autori arbitrari in vari campi dello scibile, poiché è questo che l'aiuta a predire il testo con una precisione sovrumana. Dopo essere stato addestrato a predire il testo di Internet, il modello viene addestrato a produrre testo in risposta alle istruzioni. Questo innesta una personalità di base e delle spinte nei comportamenti. Ad esempio, un agente che comprende chiaramente un compito ha maggiori probabilità di completarlo con successo. Nel corso dell'addestramento, il modello apprende una spinta per acquisire una chiara comprensione dei suoi compiti. Altri impulsi a sviluppare spinte potrebbero essere l'efficacia, la conoscenza e l'autopresentazione, vale a dire la tendenza a inquadrare e presentare i propri risultati nella migliore luce possibile. OpenBrain ha sviluppato una specifica del modello di intelligenza artificiale che ha realizzato, detto SPEC, un documento scritto che descrive gli obiettivi, le regole, i principi, eccetera, che dovrebbero guidare il comportamento del modello di intelligenza artificiale. La spec dell'agente 1 combina alcuni obiettivi vaghi, come assistere l'utente e non infrangere la legge, con un lungo elenco di cose da fare e da non fare più dettagliato, come non dire questa particolare parola, ecco come gestire questa particolare situazione, eccetera. Utilizzando tecniche che utilizzano le intelligenze artificiali per addestrare altre intelligenze artificiali, il modello memorizza la spec e impara a ragionare attentamente sulle sue direttive. L'intelligenza artificiale al termine di questo addestramento, che si spera sia utile, cioè che obbedisca alle istruzioni, innocua, cioè si rifiuti di aiutare nelle truffe, nella fabbricazione di bombe ed in altre attività pericolose, onesta, cioè resista alla tentazione di ottenere valutazioni migliori da umani creduloni o ignoranti, inventando citazioni o fingendo di aver completato un compito, quando non l'ha fatto. Il team di allineamento di OpenBrain è abbastanza attento da chiedersi se questi risultati siano profondi o superficiali. Il modello completamente addestrato ha un qualche tipo di solido impegno a essere sempre onesto, o questo impegno crollerà in qualche situazione futura, ad esempio perché ha imparato l'onestà come obiettivo strumentale invece che come obiettivo finale, o ha semplicemente imparato a essere onesta riguardo al tipo di cose che il processo di valutazione può verificare. Potrebbe mentire a se stessa, a volte come fanno gli umani. Una risposta definitiva a queste domande richiederebbe un'interpretabilità meccanicistica, essenzialmente la capacità di osservare le componenti interne di un'intelligenza artificiale e leggerne la mente. Purtroppo, le tecniche di interpretabilità non sono ancora sufficientemente avanzate per questo. I ricercatori cercano invece di identificare i casi in cui i modelli sembrano deviare dalle specifiche. L'agente 1 è spesso adulatorio, cioè dice ai ricercatori quello che vogliono sentirsi dire invece di cercare di dire loro la verità. In alcune demo truccate, mente persino in modi più gravi, come nascondere le prove di un fallimento in un compito, al fine di ottenere valutazioni migliori. Tuttavia, in contesti di distribuzione reali, non si verificano più incidenti così estremi come nel 2023-2024, come nel caso ad esempio di Gemini che disse ad un utente di morire e che Bing Sydney si comporta come Bing Sydney. Inizio 2026. Automazione della codifica. La scommessa di utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare la ricerca sull'intelligenza artificiale sta iniziando a dare i suoi frutti. OpenBrain continua a implementare internamente Agent 1, in continuo miglioramento, per la ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale stessa. Nel complesso, stanno facendo progressi algoritmici del 50% più rapidi di quanto farebbero senza assistenti di intelligenza artificiale e, cosa ancora più importante, più rapidi dei loro concorrenti. Cosa si intende per progressi algoritmici del 50% più rapidi? Diverse intelligenze artificiali concorrenti rilasciate pubblicamente ora eguagliano o superano Agent 0, incluso un modello OpenWeights, cioè con i pesi, della rete neurale pubblici. OpenBrain risponde rilasciando Agent 1, che è più capace e affidabile. Naturalmente, le persone cercano di paragonare Agent 1 agli esseri umani, ma ha un profilo di competenze molto diverso. Conosce più informazioni di qualsiasi essere umano, conosce praticamente tutti i linguaggi di programmazione ed è in grado di risolvere problemi di codifica ben definiti in modo estremamente rapido. D'altra parte, Agent 1 è inadatto anche a compiti semplici e di lungo periodo, come superare videogiochi a cui non ha mai giocato prima. Come la giornata lavorativa media di 8 ore può essere solitamente suddiviso in blocchi più piccoli, si potrebbe pensare all'agente 1 come a un dipendente sbadato che prospera sotto una gestione attenta umana. Le persone esperte trovano il modo di automatizzare le parti di routine del loro lavoro.
I dirigenti di OpenBrain riflettono sull'implicazione dell'automazione della ricerca e sviluppo sull'intelligenza artificiale. La sicurezza è diventata più importante. All'inizio del 2025, lo scenario peggiore era la fuga di segreti algoritmici. Ora, se la Cina ruba i pesi dell'agente 1, potrebbe aumentare la velocità della sua ricerca di quasi il 50%. Il livello di sicurezza di OpenBrain è tipico di un'azienda tecnologica in rapida crescita con circa 3.000 dipendenti, protetta solo da attacchi a bassa priorità da parte di gruppi informatici capaci. Stanno lavorando duramente per proteggere i loro pesi e segreti da minacce interne e dai principali sindacati della criminalità informatica, ma la difesa contro attacchi hacker da parte di stati nazionali è appena all'orizzonte. Metà 2026. La Cina si sveglia. In Cina, il Partito Comunista Cinese inizia a sentire l'impatto dell'intelligenza artificiale generale. Il blocco americano delle esportazioni dei chip avanzati e la mancanza di supporto governativo al settore dell'intelligenza artificiale hanno lasciato la Cina con risorse insufficienti rispetto all'Occidente. Contrabbandando chip taiwanesi vietati, acquistando chip più vecchi e producendo chip nazionali, tecnologicamente con circa 3 anni di ritardo rispetto a quelli di Stati Uniti-Taiwan. La Cina è riuscita a mantenere circa il 12% del calcolo mondiale rilevante per l'intelligenza artificiale, ma la tecnologia obsoleta è più difficile da utilizzare e l'approvvigionamento di chip avanzati è un problema costante. Alcuni esempi eccellenti come DeepSend svolgono un lavoro impressionante con una potenza di calcolo limitata, ma il deficit di calcolo limita ciò che possono ottenere senza il supporto governativo e sono circa 6 mesi indietro rispetto ai migliori modelli di OpenBrain. Il segretario generale sognava da tempo di raddoppiare gli sforzi nella produzione fisica nel mondo reale ed evitare la decadenza come quella post-industriale americana. Guardava con sospetto alle aziende di software. Ma i falchi del Partito Comunista Cinese avvertono che la crescente corsa verso l'intelligenza artificiale generale non può più essere ignorata. Così, alla fine, si impegna pienamente nella grande spinta all'intelligenza artificiale che in precedenza aveva cercato di evitare. Mette in moto la nazionalizzazione della ricerca cinese sull'intelligenza artificiale, creando un meccanismo immediato di condivisione delle informazioni per le aziende di intelligenza artificiale. Questo meccanismo si intensificherà nel corso di un anno, finché tutti i migliori ricercatori non si fonderanno in un collettivo guidato da DeepSend, dove condivideranno tra loro intuizioni algoritmiche, set di dati e risorse di calcolo. Viene creata una zona di sviluppo centralizzata presso la centrale elettrica di Tianwan, la più grande centrale elettrica nucleare del mondo, per ospitare un nuovo mega data center per DeepSend, insieme a spazi abitativi e uffici altamente sicuri in cui i ricercatori si trasferiscono. Quasi il 50% del calcolo cinese rilevante per l'intelligenza artificiale è ora al servizio del collettivo guidato da DeepSend, e oltre l'80% dei nuovi chip di fascia alta è destinato alla zona di sviluppo centralizzata. A questo punto, la zona di sviluppo centralizzata ha la capacità energetica necessaria per quello che sarebbe il più grande cluster centralizzato al mondo sull'intelligenza artificiale. Altri membri del partito discutono di misure estreme per neutralizzare il vantaggio dell'Occidente in termini di chip. Un blocco di Taiwan. Un'invasione totale. Ma la Cina sta perdendo terreno negli algoritmi di intelligenza artificiale a causa dei suoi modelli più deboli. Le agenzie di intelligence cinesi, tra le migliori al mondo, raddoppiano i loro piani per rubare i pesi delle reti neurali di OpenBrain. Si tratta di un'operazione molto più complessa del loro costante furto a basso livello di segreti algoritmici. I pesi sono un file di diversi terabyte archiviato su un server altamente sicuro. OpenBrain ha migliorato la sicurezza rispetto ai principali sindacati della criminalità informatica. La loro forza informatica pensa di potercela fare con l'aiuto delle loro spie, ma forse solo una volta. OpenBrain rileverà il furto, aumenterà la sicurezza e potrebbero non avere un'altra possibilità. Quindi, i leader del Partito Comunista Cinese si chiedono, dovrebbero agire subito e rubare l'agente 1? O aspettare un modello più avanzato? Se aspettano, rischiano che OpenBrain aggiorni la sicurezza oltre la loro capacità di penetrazione. Fine 2026. L'intelligenza artificiale elimina posti di lavoro. Proprio mentre altri sembravano aver recuperato terreno, OpenBrain surclassa di nuovo la concorrenza lanciando Agent 1 Mini, un modello 10 volte più economico di Agent 1 e più facilmente adattabile a diverse applicazioni. La narrativa dominante sull'intelligenza artificiale è passata da forse l'entusiasmo passerà a suppongo che questa sia la prossima grande novità, ma le persone non sono d'accordo su quanto sia grande questa novità. Più grande dei social media, più grande degli smartphone, più grande dell'uso del fuoco. L'intelligenza artificiale ha iniziato a eliminare posti di lavoro,
ma ne ha anche creati di nuovi. Il mercato azionario è salito del 30% nel 2026, guidato da OpenBrain, Nvidia e dalle aziende che hanno integrato con maggior successo gli assistenti di intelligenza artificiale. Il mercato del lavoro per gli ingegneri del software junior è in subbuglio. Le intelligenze artificiali possono fare tutto ciò che si impara con una laurea in informatica, ma chi sa come gestire e controllare i team di sviluppo di intelligenza artificiale sta facendo un sacco di soldi. I guru del business dicono a chi cerca lavoro che la familiarità con l'intelligenza artificiale è la competenza più importante da inserire nel curriculum. Molti temono che la prossima ondata di intelligenze artificiali ruberà il loro posto di lavoro. A Washington c'è una protesta anti-intelligenze artificiali di molte migliaia di persone. Il Dipartimento della Difesa inizia silenziosamente ad affidare direttamente a OpenBrain i servizi di cyber security, analisi dei dati e ricerca e sviluppo, ma l'integrazione è lenta a causa della burocrazia e del processo di approvvigionamento del Dipartimento della Difesa. Per ora questo video sulla trattazione del rapporto AI 2027 si ferma qui. Nel prossimo video verrà trattato le previsioni del gruppo della Futures Project sul 2027. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto. Iscriviti al canale. A te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.